Ciao, questa mattina ho ricevuto questo pacco dal sito banggood.com e vediamo cosa c'è dentro. L'unica mia preoccupazione è che, sentite, qualcosa dentro si muove, produce un suono abbastanza preoccupante, quindi vediamo se è tutto a posto, se il corriere ha procurato qualche danno oppure se va tutto bene. Allora cerchiamo di aprirlo. Ottimo, un microscopio digitale con ingrandimento fino a 1200x. Lo schermo LCD da 7 pollici e dovrebbe essere molto utile per applicazioni elettroniche, proprio quello che serve a me. Apriamo e vediamo che c'è dentro. E soprattutto se è tutto sano. Possiamo vedere un bellissimo schermo LCD. Dopo vedremo le caratteristiche più dettagliate. Qui abbiamo la lente con l'illuminazione a LED, un cavetto USB, va bene, sicuramente si collega al computer, un buchino per il reset, qui si mette la micro USB, ha anche una micro SD qua dentro. E qui c'è la luce del display. Andiamo al piedistallo. Ok. Altro, c'è la base, che è abbastanza pesante, devo dire. In alluminio, ma comunque è bella massiccia e pesa un bel po'. E qui abbiamo, ok, il caricatore. È a batterie, poi dopo vediamo meglio le caratteristiche. Lo montiamo subito, perché sono veramente curioso di vedere come va. Questo va avvitato qui. Vi faccio vedere come è possibile regolare. Con queste due manopoline si fissa lo schermo sull'asta, in modo che non possa ruotare. Vedete, è bello stabile. Piegarlo in avanti e indietro. Questo dato permette di fissare il microscopio una volta in posizione, ma è già molto stabile. Già sinceramente mi sorprende. Nel manuale che c'è scritto quant'è la risoluzione del display. Video mode, risoluzione 1080 Full HD oppure 720p oppure VGA. Questo è per quanto riguarda la registrazione. Non credo sia touch, non lo so, ancora devo vedere tutto, quindi vediamo se c'è un menu, risoluzione, ok. Va bene, allora selezioniamo 720p oppure 1080 Full HD. Ok, questa è la risoluzione della registrazione sulla schedina SD. Vabbè, io direi di provarlo subito, vediamo un attimo, poi in caso tutte le altre opzioni le vediamo dopo. Mettiamo qualcosa sotto l'obiettivo. Questo è un circuito su cui stavo saldando dei filetti per fare delle prove, ma come vedete il lavoro stava venendo malissimo perché usavo soltanto una piccola lente di ingrandimento. Adesso posso usare questo circuito per fare delle prove di saldatura usando questo microscopio e visto che può registrare metterò le immagini alla fine di questo video. Comunque la cosa importante per questi microscopi è proprio la distanza tra l'ottica e il circuito che ci permette di poterci lavorare sopra, metterci un saldatore, eseguire delle saldature. Naturalmente fissando la basetta si possono fare delle saldature molto agevolmente. Vi faccio vedere com'è molto facile
lavorare sui circuiti SMD. Certo, non abbiamo un microscopio ottico a due oculari che offrono la stereoscopia e quindi il senso di profondità, però diciamo che se non vogliamo spendere una cifra e ci accontentiamo di questo, che comunque ci permette di lavorare sui circuiti SMD, fare lavori di precisione, ci si può accontentare. Vediamo comunque il massimo livello di zoom a cui possiamo arrivare. Avviciniamoci il più possibile, contemporaneamente faccio la messa a fuoco. Guardate, spettacolare. Certo, a questo livello di zoom abbiamo poco spazio per lavorare, ma ancora è possibile, guardate. Ancora è possibile mettere la punta del saldatore, ma diciamo anche di no, altrimenti il calore del saldatore andrebbe a rovinare l'ottica. Componenti SMD, vediamo un attimo qui, un bel condensatore, guardate, vediamo questo circuito integrato. Qui nel video l'immagine è un po' bluastra, ma io vi assicuro che guardando direttamente il display si vede bene, anzi benissimo. Questo è il massimo zoom possibile. Qui abbiamo due belle resistenze, mettiamo a fuoco. Un'altra prova da fare è innanzitutto vedere il menu e poi vedere la qualità di registrazione sulla scheda SD e se è possibile vederlo in tempo reale sul PC in modo tale da utilizzare la risoluzione del display del computer che ci permette di avere una visualizzazione migliore che non l'LCD in dotazione, che comunque vi assicuro che la risoluzione è più che sufficiente, direi. Prendiamo un'altra schedina, vediamo. Questa vecchia scheda di un DVD, di un vecchio DVD, infatti si vede che fa abbastanza schifo. Finalmente abbiamo dei componenti serigrafati e vi faccio vedere anche a che altezza siamo come ottica. Possiamo lavorare agevolmente sulla scheda. Vedete? Questo è un integrato SOP, una memoria. I pin con rispettive saldature alla fine si vedono bene. Sì, sono molto soddisfatto. Permette di poter fare quei lavori veramente difficoltosi. Vi ripeto, non è un microscopio ottico con visione stereoscopica a due oculari, ma permette di lavorare a basso prezzo, perché questo è un dispositivo molto economico e funzionale. Qui si vede come la luce generata dai LED presenti sull'obiettivo generi delle zone sovraesposte che possono dare fastidio alla visualizzazione. Queste macchie si possono eliminare abbassando l'intensità della luce emessa dai LED dell'obiettivo e utilizzando una illuminazione esterna diffusa. E l'immagine è decisamente di una qualità superiore. Qui vediamo la distanza che c'è tra l'obiettivo e la scheda. Questa è l'altezza massima. Proviamo ad abbassare. Si possono vedere benissimo questi piedini che sulla scheda sono veramente piccoli. L'integrato è questo qui. Questo livello di zoom serve più che altro per ispezione, per vedere se delle saldature sono buone oppure no, e vi faccio vedere la minima distanza che è circa 1 centimetro più o meno. Questi sono dei condensatori piccolissimi, larghezza 1 millimetro, forse meno di 1 millimetro. Qui ci sono dei resistori, si vedono veramente molto ingranditi a questo livello di zoom. Non ci serve per operare sulla scheda con il saldatore. Quindi come zoom ci siamo. Guardate, già a questo livello abbiamo un'altezza che è di un 3 centimetri.
Allora, sull'angolo in basso a destra abbiamo due icone. Una rappresenta che tipo di alimentazione sta avendo. Adesso è alimentato con la rete elettrica e stacchiamo. Ecco, grande sorpresa, possiamo vedere che è alimentato anche a batteria interna, che adesso è completamente scarica, quindi direi di caricarla. Vabbè, accendiamo. Qui la lucina è diventata rossa per dire che sta caricando la batteria. Poi abbiamo quest'altra piccola icona che ci dice se è presente, se è stata inserita la SD card, la micro SD, nello slot posteriore. Qui su quest'angolino c'è un'icona che in questo caso è quello di una videocamera, ci dice che adesso è in modalità video, dovrebbe registrare un video quando lo facciamo partire. Se premiamo questo tastino D in basso, cambia e diventa fotocamera, quindi adesso scatterà delle foto. Comunque abbiamo queste tre modalità: video, foto e il contenuto della micro SD quando inserita. Vediamo per il video. Premiamo il tasto menu, qui tutti i parametri del filmato, cioè la risoluzione. Entriamo dentro, possiamo scegliere Full HD, 720 oppure VGA. Per il momento Full HD. Cyclic record off 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti. High Dynamic Range HDR off on. Esposizione. La data sarà impressa nella registrazione. Poi passiamo in quest'altra icona che rappresenta un setup. Qui c'è il setup dell'LCD. Off 30 secondi, 1 minuto. Auto power off. La frequenza, questo per eliminare i disturbi delle lampade, la luce esterna, 50 Hz o 60 Hz. La lingua, parecchie lingue asiatiche, inglese, francese, German, Italian, ce ne sono parecchie, sì, va bene. La data, anno bisestile. Ok, possiamo uscire con il tasto D. Formata la SD card. Ok. Default settings, per impostare le impostazioni default. La versione del firmware. Penso si possa pure aggiornare. Ok, passiamo all'altra modalità immagine. Vediamo qui. È uscito il simbolo dell'HDR. Ok, passiamo qui alla foto, vediamo se ci sono le stesse impostazioni. Sì, Capture Mode, English Shot, Single Shot sarà, 2 secondi di ritardo. Risoluzione delle foto, risoluzioni fino a 12 megapixel, foto fino a 12 megapixel. Bisogna vedere se sono reali o no. Continuous Shooting. Ok, qualità, fine normal economy, va bene. Sharpness delle foto, strong, normal, soft, questa è la nitidezza dell'immagine. Colore, normale, black and white e seppia. Comunque va bene. ISO, esposizione. Questo è tutto per le foto. Anti-shaking, stabilizzazione elettronica dell'immagine. La data, se la vogliamo nella foto oppure no, lasciamo stare, va bene così. Vediamo le impostazioni, option qui, e sono sempre le stesse di quelle che abbiamo visto prima. Vediamo adesso come usare il microscopio in player mode, cioè nella modalità per vedere il contenuto della schedina interna. Qui ho messo la modalità player e si vede una delle foto che sono presenti sulla scheda SD. Muoviamoci con i tasti freccia, questa è un'altra foto ancora. No, questi sono proprio video. Per mandarlo in play basta premere ok, credo. Sta riproducendo il video vid_004.mov. Colleghiamo adesso il microscopio al computer, vediamo che cosa ci offre. È uscita una schermata. Il microscopio si può usare
come Mass Storage. In questa modalità si permette al computer di accedere alla schedina SD presente nel microscopio e quindi vedere tutti i video e le immagini che sono state registrate. Poi qui abbiamo PC camera. Il microscopio si può utilizzare come se fosse una camera e l'immagine che si può vedere sul monitor del computer e eventualmente si può anche registrare con il computer. Infine abbiamo il Rec Mode. In questa modalità possiamo usare il microscopio normalmente e quindi si ha soltanto la ricarica della batteria interna. Vediamo l'uso come Mass Storage. Premiamo OK. Ecco. È comparsa la chiavetta USB sul display. Se avete sentito il suono del rilevamento della periferica. Sullo schermo del computer è apparsa questa cartella di CIM, proprio come se fosse una macchina fotografica smartphone, cartella 1, e dentro c'è il contenuto della schedina micro SD presente nel microscopio. Avevo preventivamente scattato delle immagini e avevo registrato anche dei video dal microscopio. Apriamo. Questa è un'immagine che avevo scattato in condizioni di bassa luminosità per evitare i riflessi sulla superficie lucida del circuito stampato. Un'altra immagine. Queste immagini si vedono molto bene perché sono scattate a 12 megapixel. Qui c'è un video. Qui si può vedere flat cable per l'alimentazione di un display. Solo grazie a questo microscopio ho visto che in effetti ogni singola pista non era una semplice pista di rame, ma era un cavetto coassiale, un filo schermato con una calza metallica. Questo è il connettore di cui sto parlando. Vedete? Quell'immagine lì è a questo connettore. Allora, vediamo i dettagli di ognuno di questi file. Per esempio, queste immagini hanno una risoluzione di 4032 x 3024 pixel, ovvero 12 megapixel. Il modello della fotocamera AC54, produttore fotocamera JLDV. Questo può essere utile per una ricerca del sensore su internet. Possiamo chiudere, vediamo adesso invece i video. Altezza fotogramma si vede chiaramente che è 1080, quindi effettivamente questi video sono registrati in Full HD. Ok, adesso stacchiamo il cavetto dal computer, ritorna l'immagine della scheda madre che c'è sotto e reinseriamo il cavetto in modalità PC camera. Ok, il computer vede questa periferica come una periferica di acquisizione immagine o come una fotocamera USB camera. Quindi apriamo il programma AMCap e sullo schermo del PC esce fuori l'immagine del microscopio. Posso muovere la basetta e si vede quello che c'è sotto. E vedete sullo schermo che si vede veramente bene. Con un livello di zoom non eccessivamente alto. Vedete l'obiettivo quanto è alto dalla scheda? Però in questa modalità il programma AMCap ci dice che la risoluzione del flusso video che stiamo ricevendo al computer è di 720p, non è Full HD. Infatti se noi andiamo in opzioni, video device, capture format, si vede che al massimo 1280 x 720 pixel. Questo problema può essere dovuto al fatto che il computer sta usando dei driver generici e sul sito Banggood non sono disponibili dei driver specifici per questo microscopio. Sullo schermo del PC l'immagine è a 720p, ma si vede benissimo, si può tranquillamente lavorare. Vi faccio vedere più nel dettaglio la risoluzione con l'Ego. Guardate, 1280 x 720 pixel. Questa è l'immagine che si vede. Con un non eccessivamente alto livello di zoom, guardate. Con una luce esterna per evitare riflessi sulla scheda perché è lucida. Possiamo aumentare
lo zoom, mettiamo a fuoco l'immagine e abbiamo effettivamente un'immagine spettacolare, anche se a 720 pixel di altezza. Figuriamoci se riuscissimo a fare un collegamento a 1080p. Potremmo trovare dei driver dedicati, però dobbiamo conoscere il modello esatto all'interno del microscopio. Andiamo su un integrato, vediamo come si vede. Questo monitor è Full HD. Stacchiamo nuovamente il cavetto al computer, lo riattacchiamo e vediamo di scegliere la terza modalità, ovvero Rec Mode. In questa modalità il microscopio può essere usato tranquillamente, come se non fosse connesso al PC, anzi, come potete vedere dalla lucina rossa, la batteria interna al momento si sta caricando via USB.